Previously on In Viaggio col Tubo. Intorno al 1700 i Rapa Nui perdono la fede nei Moai. Le grandi statue vengono abbattute, mentre le guerre e la mancanza di risorse devastano l'isola. Su questa piccola terra in mezzo al mare poteva sembrare che fosse arrivata la fine del mondo, ma non era così. Lentamente i conflitti si attenuano e si diffonde un nuovo ordine sociale e religioso, il culto di Tangata Manu, l'uomo uccello. Ogni primavera i membri più importanti di ogni tribù si recavano nel villaggio cerimoniale di Orongo, sulla cima del vulcano Rano Kau. Queste sono le rovine di una piattaforma dove stavano i Moai e la cosa significa probabilmente che questo posto veniva usato per le cerimonie anche prima del culto dell'uomo uccello. Orongo era l'unico villaggio dell'isola con le case fatte in pietra, sia per via della cerimonialità del posto, sia per il vento che soffia fortissimo qui. Le case, come quella a barca, erano strette e basse, usate solo per dormire. Tanto qui anche in inverno come adesso le condizioni atmosferiche sono favorevoli, quindi che problema c'è a cucinare, mangiare, lavarsi e fare tutto all'esterno? Io non vedo nessun problema. Le porte piccolissime facevano sì che si potesse entrare solo carponi, in modo da rendere più difficile l'attacco da parte di tribù avversarie, oltre che per ridurre al minimo il passaggio del vento. Nella casetta dietro di me è stato trovato un pezzo sepolto un Moai molto importante per la congiunzione tra le due culture, quella appunto dei Moai e quella dell'uomo uccello. È così importante che è stato preso e portato al British Museum. Sulla schiena di questo Moai, stranamente fatto in basalto e non in tufo, sono incise rappresentazioni dell'uomo uccello. Nonostante molti aspetti e le stesse origini di questo rituale siano un mistero, è certo che era da Orongo che partivano i competitori scelti. Questi dovevano scalare in discesa le scogliere dell'isola fino al mare, dove dovevano nuotare per 2 chilometri tra le alte onde e raggiungere così la piccola isola di Moto Nui. Qui dovevano aspettare l'arrivo delle sterne fuliginose, che ogni anno venivano a deporre le uova. Uova importantissime, visto che il primo competitore ad accaparrarsene uno e a riportarlo indietro intero era il vincitore, e il suo capovillaggio sarebbe diventato il Tangata Manu, ovvero l'uomo uccello, ottenendo così il potere sull'isola per tutto l'anno a seguire. In questo periodo storico i Rapa Nui non scolpiscono più grandi statue, dedicandosi invece a lavori meno impegnativi e che richiedevano quindi meno risorse. Vengono realizzati centinaia di petroglifi, soprattutto durante cerimonie e rituali. I soggetti più diffusi sono legati soprattutto all'uomo uccello e al tema della fertilità, così importante in un momento di crisi e di miseria. Sull'isola ci sono più di 500 petroglifi che ritraggono Makemake, appunto il dio della fertilità. Per questo il suo viso è a forma di fallo. Il culto di questo spirito, già conosciuto al tempo dei Moai, assume particolare importanza. Secondo le credenze è lui infatti responsabile dell'abbondanza di piante e pesci. Inoltre è lui che fa arrivare gli uccelli per deporre le uova sull'isola. Altri simboli ricorrenti sono quelli che rappresentano appunto le sterne fuliginose. Nella grotta di Anakai Tangata c'è qualcosa di molto raro sull'isola. Al posto delle incisioni qui ci sono pitture fatte di pigmenti naturali e grassi animali che rappresentano decine di uccelli. Oggi però, a causa dell'umidità, dell'azione umana e dei crolli avvenuti nella grotta, queste pitture sono molto poco visibili. Tuttavia questi e altri manufatti artistici sono il sintomo di una società in fase di ripresa, in grado di formare una nuova cultura e un nuovo ordine. Ma anche questo nuovo culto non era destinato a durare. Intorno alla metà dell'Ottocento gli schiavisti peruviani decimarono la popolazione dell'isola, riducendola a un centinaio di abitanti soltanto. Dopo di loro arrivarono i missionari cristiani, che salvarono moltissime delle opere artistiche, diciamo, ma distrussero completamente la cultura, proibendo il culto dell'uomo uccello e praticamente proibendo anche di parlarne. Ora ci troviamo davanti a 15 Moai perché ad Orongo non siamo riusciti a vedere i petroglifi perché l'area era inaccessibile a causa di possibili frane e crolli. Quindi appunto siamo tornati qui perché dietro di noi si può vedere Makemake e anche l'uomo uccello. Speriamo che anche questo secondo video sulla storia dell'isola di Pasqua vi sia piaciuto. Se sì, come al solito fatecelo sapere con un commento se vi è piaciuta più la seconda parte magari oppure la prima, quella dei Moai. Personalmente Moai. Anche se comunque la storia della gara, delle cose è da uomini forti, però va bene, grazie ancora, ci vediamo al prossimo video dall'isola di Pasqua. Ciao!